Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super contento di avervi qui oggi. Spero che stiate tutti alla grande e pronti per un nuovo video pieno di curiosità e gossip, proprio come piace a noi. Oggi, ragazzi, ci immergeremo in un piccolo dramma, un vero e proprio colpo di scena che ha coinvolto uno degli attori turchi più amati e seguiti in Italia. Sto parlando ovviamente di Burak Özçivit. Preparatevi perché vi racconterò della lettera fatale. Un evento che ha scatenato un putiferio e che ha cambiato, forse per sempre, alcune dinamiche nella sua vita. Prima di iniziare, però, permettetemi un piccolo reminder. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Trovate il pulsante qui sotto, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e diventate parte di questa fantastica community. Prometto che non ve ne pentirete. Pubblico video regolarmente con tutte le ultime news dal mondo dello spettacolo turco e non solo. Bene, adesso che abbiamo fatto il check-in, entriamo nel vivo della questione. Pronti? Allacciate le cinture perché si parte. Dunque, parliamo di questa famosa lettera. Per capire bene l'impatto che ha avuto, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Burak Özçivit, come tutti sapete, è un attore di grandissimo successo. Diventato una vera e propria star internazionale grazie a serie TV come Il Secolo Magnifico e soprattutto Cara Sevda, che ha spopolato anche qui in Italia. La sua bellezza, il suo talento e il suo carisma lo hanno reso uno degli uomini più desiderati e seguiti al mondo. Ovviamente, con la fama arrivano anche le luci della ribalta, il gossip e, ahimè, anche le malelingue. E proprio in questo contesto si inserisce la nostra lettera fatale. La lettera, in realtà, non era una lettera nel senso tradizionale del termine, scritta a mano e spedita per posta. Era, piuttosto, un messaggio anonimo, diffuso online, che accusava Burak Özçivit di comportamenti non professionali sul set di una serie TV. Si parlava di atteggiamenti arroganti, di capricci da stare e addirittura di maltrattamenti verbali nei confronti di alcuni membri della troupe. Insomma, un quadro decisamente poco lusinghiero. Immaginate lo scandalo. La notizia si è diffusa a macchia d'olio sui social media, sui siti di gossip e sui giornali. I fan si sono divisi, alcuni hanno subito creduto alle accuse, delusi e amareggiati dall'immagine che si stavano facendo del loro idolo. Altri, invece, hanno difeso a spada tratta Burak, sostenendo che si trattasse di una montatura, di un tentativo di screditare la sua immagine. La situazione è diventata rapidamente ingestibile. Burak Özçivit si è trovato al centro di un vero e proprio ciclone mediatico, con la sua reputazione a rischio. Ma cosa è successo esattamente? Cosa diceva di preciso questa lettera? Beh, i dettagli erano piuttosto vaghi, ma puntavano il dito contro un presunto comportamento da divo sul set. Si diceva che Burak si rifiutasse di seguire le indicazioni del regista, che arrivasse spesso in ritardo alle riprese e che avesse scatti d'ira immotivati, urlando contro i colleghi e i tecnici. Chiaramente, queste sono accuse molto gravi, che se confermate avrebbero potuto compromettere seriamente la sua carriera. Ma la cosa che ha reso la situazione ancora più complessa è stato l'anonimato della fonte. Non si sapeva chi avesse scritto la lettera, chi si celasse dietro quelle accuse. Questo ha alimentato ulteriormente il mistero e la speculazione. Ovviamente, Burak Özçivit ha reagito immediatamente alle accuse. Ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui negava categoricamente tutte le accuse, definendole false e infondate. Ha affermato di aver sempre avuto un rapporto di rispetto e collaborazione con tutti i membri della troupe e di essere profondamente amareggiato da questa campagna diffamatoria nei suoi confronti. Ma non è finita qui. Burak ha deciso di non lasciare correre la cosa e ha intrapreso azioni legali per difendere la sua reputazione. Ha sporto denuncia contro ignoti per diffamazione e calunnia, chiedendo che venisse fatta luce sulla vicenda e che i responsabili venissero puniti. L'indagine è stata lunga e complessa. La polizia ha cercato di risalire all'origine della lettera, di identificare chi si nascondesse dietro l'anonimato. Hanno interrogato i membri della troupe, i colleghi di Burak, il regista e i produttori della serie TV. E alla fine, dopo mesi di indagini, la verità è venuta a galla. Si è scoperto che la lettera era stata scritta da un ex membro della troupe, licenziato per motivi disciplinari. La persona, mossa da rancore e desiderio di vendetta, aveva deciso di screditare Burak, attribuendogli comportamenti che non aveva mai avuto. Insomma, un vero e proprio complotto ordito alle spalle dell'attore. Fortunatamente, la giustizia ha fatto il suo corso e la verità è stata ristabilita.
La persona che aveva scritto la lettera è stata identificata e processata per diffamazione e calunnia. Questo episodio, però, ha lasciato un segno profondo nella vita di Burak Özçivit. Ha dimostrato quanto la fama possa essere effimera e quanto sia facile essere bersaglio di attacchi e calunnie. Ha imparato sulla sua pelle che non tutti quelli che ti sorridono sono tuoi amici e che bisogna sempre essere pronti a difendere la propria reputazione. Dopo questa vicenda, Burak è diventato ancora più attento e riservato. Ha cercato di proteggere la sua vita privata e di evitare il più possibile le luci della ribalta. Si è concentrato sul suo lavoro, scegliendo con cura i suoi progetti e dedicando più tempo alla sua famiglia, alla moglie Fariye Evcen e al loro figlio Karan. Questo episodio ci insegna anche un'altra cosa, l'importanza di non credere a tutto quello che leggiamo sui social media e sui siti di gossip. Spesso, le notizie sono manipolate, distorte o addirittura inventate di sana pianta. È fondamentale avere un pensiero critico e non lasciarsi influenzare dalle apparenze. La lettera fatale di Burak Özçivit è un esempio lampante di come una semplice accusa, seppur infondata, possa scatenare un vero e proprio terremoto mediatico e mettere a rischio la reputazione di una persona. Fortunatamente, in questo caso la verità è venuta a galla e Burak è riuscito a difendersi e a ristabilire la sua immagine. Ma non sempre le storie finiscono così bene. Quindi, ragazzi, state sempre attenti a quello che leggete e a quello che credete. Non giudicate le persone sulla base di voci di corridoio o di pettegolezzi. Cercate sempre la verità e non abbiate paura di difendere chi viene ingiustamente accusato. E con questo siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato la storia di Burak Özçivit interessante e illuminante. Ricapitolando, abbiamo visto come una lettera anonima, piena di accuse infondate, abbia messo a dura prova la reputazione di Burak Özçivit, costringendolo a difendersi legalmente e a proteggere la sua immagine. Abbiamo imparato quanto sia importante non credere a tutto quello che leggiamo e quanto sia facile essere vittime di calunnie e diffamazioni. Spero che questo video vi abbia dato qualche spunto di riflessione e che vi abbia fatto conoscere meglio una delle figure più amate del panorama televisivo turco. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un commento qui sotto, mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate. Qual è la vostra opinione su questa vicenda? Credete che Burak Özçivit abbia reagito nel modo giusto? Fatemi sapere. E adesso, l'ultimo invito. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ragazzi, ma fermiamoci un attimo. Perché questa storia della lettera fatale è molto più intricata di quanto sembri. Non si tratta solo di un ex membro della troupe arrabbiato. C'è molto di più sotto la superficie. Un vero e proprio scontro tra diverse fazioni all'interno dell'industria cinematografica turca. Per capire meglio, dobbiamo analizzare il contesto. Il mondo dello spettacolo turco è, come molti altri, un ambiente competitivo e spietato. La lotta per il successo è feroce e spesso si ricorre a mezzi poco ortodossi per screditare i rivali. Burak Özçivit, con la sua popolarità alle stelle, era diventato un bersaglio facile per chiunque volesse scalare le vette del successo. E non parliamo solo di attori rivali. Anche i produttori, i registi e gli sceneggiatori sono in costante competizione per accaparrarsi i progetti migliori e gli attori più richiesti. In questo scenario, una lettera fatale come quella che ha colpito Burak poteva essere uno strumento potentissimo per destabilizzare gli equilibri e favorire altri attori. Ma andiamo più a fondo. Chi era questo ex membro della troupe? Qual era la sua posizione sul set? E, soprattutto, chi lo aveva spinto a scrivere quella lettera? L'uomo, che chiameremo per comodità Ahmet, era un assistente di produzione con un passato burrascoso. Aveva già avuto problemi disciplinari in precedenza e la sua licenza era stata motivata da una serie di comportamenti scorretti sul set. Secondo alcune indiscrezioni, Ahmet nutriva un forte risentimento nei confronti di Burak, che considerava responsabile della sua situazione. Ma la domanda che tutti si ponevano era: Ahmet aveva agito di sua spontanea volontà o era stato manipolato da qualcuno? Alcuni sostenevano che Ahmet fosse solo un burattino nelle mani di un personaggio più potente, un regista o un produttore che voleva danneggiare Burak.
Le indagini della polizia si sono concentrate su questa pista. Hanno interrogato Ahmet a lungo e cercato di ricostruire i suoi contatti e le sue frequentazioni. Hanno scoperto che Ahmet aveva avuto diverse conversazioni telefoniche con un produttore rivale di Burak, un uomo con una reputazione controversa e con un forte interesse a vedere la carriera dell'attore in declino. Questo produttore, che chiameremo Mehmet, era noto per le sue tattiche aggressive e per la sua capacità di manipolare le persone. Aveva già avuto problemi con altri attori in passato e si diceva che fosse disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. La polizia ha interrogato anche Mehmet, ma l'uomo ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Ha affermato di non aver mai incoraggiato Ahmet a scrivere la lettera e di non avere alcun motivo per danneggiare Burak. Tuttavia, le prove raccolte dalla polizia sembravano indicare il contrario. Le conversazioni telefoniche tra Ahmet e Mehmet, i loro incontri segreti e alcuni messaggi compromettenti lasciavano pochi dubbi sul coinvolgimento del produttore nella vicenda. Ma c'era un altro aspetto da considerare: la moglie di Burak, Fariye Evcen. Anche lei è un'attrice di successo e, come il marito, è molto popolare in Turchia. Alcuni sostenevano che la lettera fatale fosse in realtà un tentativo di colpire anche lei, di minare la sua immagine e di ostacolare la sua carriera. Fariye, infatti, era in competizione con altre attrici per alcuni ruoli importanti e la sua popolarità era una spina nel fianco per molte colleghe. Non era da escludere, quindi, che qualcuno avesse cercato di screditarla attraverso la lettera fatale, attribuendo a Burak comportamenti che avrebbero inevitabilmente danneggiato anche la sua immagine. La polizia ha preso in considerazione anche questa ipotesi e ha interrogato diverse attrici rivali di Fariye. Ma nessuna di loro è stata in grado di fornire elementi utili alle indagini. Alla fine, la polizia ha deciso di incriminare Ahmet per diffamazione e calunnia. L'uomo è stato processato e condannato a una pena detentiva. Mehmet, invece, è stato prosciolto dalle accuse per mancanza di prove concrete. Ma la vicenda non si è conclusa qui. Il processo ad Ahmet ha sollevato un polverone mediatico e ha scatenato un acceso dibattito sull'etica e la moralità nel mondo dello spettacolo turco. Molti hanno criticato il sistema, accusandolo di essere corrotto e spietato. Burak Özçivit, dal canto suo, ha cercato di lasciarsi alle spalle questa brutta storia e di concentrarsi sul suo lavoro e sulla sua famiglia. Ha continuato a recitare in serie TV di successo e a riscuotere un grande successo di pubblico. Ma la lettera fatale è rimasta una cicatrice indelebile nella sua vita. Gli ha insegnato a diffidare delle persone e a proteggere la sua privacy. Gli ha dimostrato che la fama può essere una trappola e che la verità è spesso manipolata e distorta. E questo, ragazzi, è un monito per tutti noi. Non crediamo a tutto quello che leggiamo sui giornali e sui social media. Cerchiamo sempre di andare a fondo delle questioni e di non giudicare le persone sulla base di voci di corridoio e di pettegolezzi. Perché, come abbiamo visto nella storia di Burak Özçivit, la verità è spesso molto più complessa di quanto sembri. E la fama, ahimè, è una bestia feroce che può divorare anche le persone più talentuose e carismatiche. Quindi, state attenti, ragazzi, e non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Ricordatevi sempre che dietro ogni storia di successo si nasconde spesso un lato oscuro e che la verità è una conquista difficile e faticosa. E con questo, chiudiamo questo lungo e approfondito video sulla lettera fatale di Burak Özçivit. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se è così, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti. Ciao!